Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo ultimo video di quest'anno per quanto riguarda le news sul Giappone. Oggi facciamo una puntata speciale, sarà ridotta, quindi non vi preoccupate, non durerà 20 minuti come al solito, e parleremo di tutte le cose belle e brutte che sono successe quest'anno in Giappone. Preparatevi perché è una sorta di remix. Prima di cominciare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche e seguirci sui nostri social media. Bene, cominciamo subito perché una delle notizie più importanti di quest'anno è stata il cambio di era. Dovete sapere che l'anno scorso eravamo ancora nell'era Heisei, anzi, a dire il vero, fino al 1° maggio di quest'anno eravamo ancora all'interno dell'era Heisei. Dopo il 1° maggio, anzi dal 1° maggio del 2019 si è cambiata era. Infatti Akihito, che era l'imperatore precedente, ha deciso di abdicare e suo figlio Naruhito con sua moglie Masako sono diventati i nuovi imperatori del Giappone. La nuova era di quest'anno, che si protrarrà fino alla fine del mandato di Naruhito, si chiama Reiwa, che sta ad indicare un momento di pace e prosperità, ma anche di serenità e armonia. Speriamo bene. Questo è stato uno degli eventi più importanti di quest'anno qui in Giappone, perché ci sono state parate, cerimonie, incontri internazionali ufficiali proprio per dare il benvenuto al nuovo imperatore. Che dire, una notizia imperdibile e importantissima. Quindi da quest'anno siamo nell'era Reiwa e dal 1° gennaio scatterà il secondo anno Reiwa, nonostante il primo anno sia cominciato appunto dal 1° maggio. Non importa, l'importante è che alla fine di ogni anno si conta un anno in più. Seconda cosa di cui voglio parlarvi, notizia un po' triste, devo essere sincera, sono i tifoni, perché anche quest'anno c'è stato un vero e proprio boom boom di tifoni, principalmente verso settembre-ottobre, che hanno causato un sacco di danni, miliardi di yen andati perduti a causa dei danni. Tifoni che hanno causato stragi, morti, danni inverosimili, città quasi totalmente allagate a causa dello straripamento dei fiumi. È stato un anno molto molto intenso anche sotto questo punto di vista. Come sapete, se venite in Giappone, mi raccomando, tra settembre e ottobre dovrebbe esserci sempre il picco di tifoni. Devo dire che nel 2019 però ci sono stati alcuni tifoni abbastanza potenti anche verso aprile. Quindi state attenti, perché potrebbe succedere che la stagione dei tifoni rimbalzi da un periodo all'altro, non c'è niente di sicuro purtroppo. Un altro evento molto molto triste, anzi due, ne prendo due perché hanno la stessa tematica di fondo, ovvero gli incendi. Perché come avete potuto vedere quest'anno ci sono stati due incendi, uno doloso e uno sfortunatamente dovuto ad un cortocircuito. Sto parlando della KyoAni, Kyoto Animation, e del castello Shuri di Okinawa. Entrambi sono stati degli incendi molto sentiti, molto sofferti. Per quanto riguarda la Kyoto Animation, tutti i fan del mondo hanno cercato di dare un sacco di donazioni, infatti siamo arrivati a 30 milioni di dollari, una cosa di questo tipo. Si è concluso proprio ieri la possibilità di donare qualcosa alla Kyoto Animation, poi sapete si è deciso di demolire il building, verrà demolito l'anno prossimo, quindi nel 2020, tra pochi giorni. E però ci sono state anche delle petizioni per non creare un parco in memoria di Kyoto Animation, quindi i locali hanno deciso di non creare un parco in memoria di questa grande casa di produzione di animazione giapponese che è famosa in tutto il mondo. Voi siete d'accordo oppure no? Scrivetemelo nei commenti, ma io non ci troverei niente di male, anche perché 36 persone sono morte, vorrei ricordarlo, e molti non sapevano che quello sarebbe stato l'ultimo loro giorno di vita. Quindi io un parco in memoria della Kyoto Animation la farei, un po' in stile anime, che ne dite? Sarebbe fantastico. Per quanto riguarda invece il castello Shuri di Okinawa, come vi ho detto, nel 2022 dovrebbero ultimarsi i lavori di ricostruzione, anche lì un sacco di donazioni da parte di tutto il mondo, perché attraverso website, attraverso associazioni che hanno permesso alle persone di poter donare, anche lì hanno fatto faville, perché le persone hanno un gran cuore e di questo non ne avevamo dubbi. Quindi ricordiamo questi due grandi eventi che purtroppo hanno scosso il mondo intero, sia da un punto di vista di animazione ma anche da un punto di vista storico, perché il castello Shuri di Okinawa sì, era stato ricostruito, ma ricorda molto l'impero che si era stanziato in Okinawa
poco prima che Okinawa stessa diventasse parte del Giappone. Ma potevamo dimenticare i problemi che ci sono stati tra Corea del Sud e Giappone? Ovviamente no. Quest'anno è stato veramente un dramma, ragazzi, perché due paesi come quello del Giappone e della Corea del Sud, che avevano finalmente trovato un accordo pacifico per poter andare avanti dopo la seconda guerra mondiale, in questo caso hanno avuto un sacco di tumulti, un sacco di proteste. Prima si parlava di materiali che dovevano essere importati in Corea del Sud, che hanno smesso di essere importati perché secondo il Giappone la Corea del Sud non dichiarava affatto quello che faceva con questi materiali per davvero. Di conseguenza la Corea del Sud quest'estate ha smesso di comprare prodotti made in Japan come protesta. Le persone hanno fatto un sacco di scandali e proteste dall'altra parte, anche da questa parte. Insomma, ragazzi, proteste a go-go. Poi c'è stato anche il caos derivante dal post-guerra, perché dovete sapere che il Giappone si era insediato nella Corea del Sud, voleva un po' dominarla, e nello stesso tempo si parlava anche di queste comfort women, tutta la polemica su queste donne che venivano portate in Giappone e venivano messe nei bordelli, eccetera eccetera eccetera. Se avete seguito i miei video precedenti sapete di cosa sto parlando, altrimenti andate a dare un'occhiata qui o qui, non lo so, vi metterò il link comunque. Un caos, non lo sappiamo quello che succederà, però ragazzi, come dico sempre, stay tuned, vediamo quello che succede l'anno prossimo. Le mie amate Olimpiadi sono onnipresenti perché quest'anno si sono decise un sacco di cose importanti riguardo le Olimpiadi, come la maratona, come l'ultimazione dello Stadio Olimpico, che ha creato, devo essere sincera, alcuni dubbi, alcune perplessità. Molte persone sono potute andare all'interno dello stadio perché è stato aperto al pubblico, e devo dire ci sono stati dei commenti abbastanza negativi. Comunque anche in questo caso un sacco di polemiche, perché la maratona si doveva fare a Tokyo, ma poi per il grande caldo è stato deciso di spostare tutto a Sapporo in Hokkaido, dove si respira meglio e dove gli atleti possono correre, perché io ve lo sconsiglio, venire qui in agosto e correre per una maratona 42 km, un po' infattibile lo è, ad essere sincera. Ma ci saranno anche le Paraolimpiadi, non vediamo l'ora, siamo impegnatissimi. Fine luglio, agosto e anche metà settembre, un sacco di premiazioni, un sacco di atleti famosissimi. Speriamo bene, speriamo che tutto vada per il meglio. Stay tuned anche in questo caso. Parliamo anche dello showbiz, ragazzi, perché voglio dirvi che gli Arashi anche quest'anno hanno dato il loro meglio, hanno celebrato il loro anniversario, grandissime cose. Non vi ho raccontato che per esempio Nishiki Doryo, che faceva parte della Johnny's Entertainment, si è tolto dai Kanjanietto, non so se li conoscete, è una boy band molto famosa qui in Giappone, e ha deciso di fare un progetto solista. Chissà cosa ne verrà fuori. Per scoprirlo bisogna aspettare il 2020, come sempre. Un'altra notizia che vi ho appena annunciato con Nishiki Doryo è che Johnny, grande magnate della Johnny's Entertainment, è morto quest'anno, quindi anche in questo caso un sacco di persone hanno partecipato ai funerali. È stata veramente una cerimonia di saluto finale commovente qui in Giappone. Tutti ne hanno parlato, tutti i telegiornali, i giornali più famosi eccetera eccetera erano sintonizzati su quel preciso momento. Voglio parlarvi anche del showbiz a livello negativo, perché quest'anno, ragazzi, ci sono stati tantissimi casi di possesso di droga. Come avete saputo, Erika Sawajiri è una di queste, ma anche un ex membro dei KAT-TUN è stato coinvolto in un processo che riguardava il possesso di marijuana. Ovviamente lui sconterà la sua pena agli arresti domiciliari, ma anche tantissimi ex giocatori olimpici giapponesi sono stati coinvolti in tutto questo. Comunque tutte queste notizie riguardo al possesso di droga ha fatto il giro di tutto il Giappone e tutte le TV erano sempre sintonizzate per poter dare delle news in tempo reale. Insomma, tra l'altro, riguardo sempre il membro dei KAT-TUN, lui si scusò davanti a tutti, si inginocchiò. Qui in Giappone se lo ricordano tutti quel momento. Ma di sport potevo dimenticarmi il Rugby World Cup,
Qui a Tokyo è successo un finimondo, un sacco di turisti, un sacco di persone amanti del rugby hanno intasato piazze su piazze per poter assistere attraverso i grandi schermi a tutte le partite del rugby che coinvolgeva il One Team, che è la squadra nazionale giapponese di rugby. Grande successone perché per la prima volta in assoluto sono arrivati ai quarti di finale. Grande traguardo anche se i vincitori sono stati quelli del Sudafrica. Congratulazioni, ovviamente. Ma voglio concludere con gli anime, come sempre. Quest'anno, ragazzi, è stato un anno di transizione per molti anime, come Shingeki no Kyojin, c'è stata la terza stagione seconda parte, è arrivato un nuovo anime, Demon Slayer, che noi stiamo seguendo, andate a vedere le nostre reaction videos. Un altro anime ancora, The Promised Neverland, che noi abbiamo seguito, andate a vedere i nostri reaction videos nei link. Insomma, è stato un anno di nuove proposte, mettiamola così, ma anche di old but gold, come ad esempio appunto Shingeki no Kyojin. Ma il 2019 è stato l'anno delle attese, è stato l'anno delle nuove news che anticipano l'anno nuovo, il 2020, perché riguardo The Promised Neverland arriverà la seconda stagione ad ottobre con annesso film a dicembre. Per quanto riguarda Shingeki no Kyojin avremo la quarta stagione che partirà sempre ad ottobre, cioè a ottobre faremo proprio il botto. Ci saranno i nuovi film di Sailor Moon, ci sarà il film, l'ultimo film di Evangelion a giugno, nuove stagioni che cominciano, probabilmente anche la terza, perché io penso che Demon Slayer la seconda stagione verrà ripresa nel film che uscirà l'anno prossimo, quindi probabilmente ci sarà anche un inizio di terza stagione. Gotoge-san? Pensaci. Conan, Doraemon in arrivo. Ragazzi, è un anno strepitoso quello che sta per arrivare, non vi rendete ancora conto di quello che sta per succedere. Ah, che bello, sono proprio contenta, ma a proposito di Demon Slayer vorrei anche dirvi che questo è stato decretato l'anime dell'anno. Complimenti, ha sbaragliato record su record, ha spodestato Oda e One Piece. Il caso dell'anno. E beh ragazzi, con questa ultima mini news del 2019 questo è tutto. Io vi auguro un felice anno nuovo e noi ci rivediamo tutti insieme il 4 gennaio con il primo reaction video di Magia Recordo, il side story di Puella Madoka Magica. Seguiteci perché seguiremo tutto il side story e poi lo commenteremo insieme. Un bacione a tutti. Buon 2020, noi di Our Eyes Your Eyes vi auguriamo il meglio e vi aspettiamo proprio qui, tutti insieme, per divertirci anche l'anno prossimo. Ciao ragazzi, buon anno e come diciamo in Giappone, adesso che sta finendo il 2019 diciamo Yo Toshio e dal 1 gennaio diremo tutti insieme Akemashite omedetou gozaimasu.